Ragazzi, eccoci di nuovo come promesso. Oggi vi do 3 trucchetti, 3 segreti per aumentare la resa dell'olio delle vostre olive almeno di un paio di punti. Non ci credete? Seguite il video e vedrete i risultati. Parliamo subito di che cos'è la resa dell'olio delle nostre olive. Quando noi le portiamo al mulino, che fanno? Prendono le nostre olive, le pesano, poi le macinano, fanno tutto il loro lavoro e uscirà fuori l'olio. La resa è appunto il rapporto che c'è tra l'olio prodotto, quindi l'olio dei frutti, rispetto al peso. Faccio un esempio: porto 100 kg di queste belle olive a molire e usciranno 15 kg di olio. Ecco, il rapporto è 15 kg di olio diviso 100 kg di olive, 0,15, in percentuale il 15%. La resa quindi è il 15%. Diciamo subito che il fattore principale per cui abbiamo più o meno resa dalle olive è proprio la varietà dell'olivo. Ci sono alcune olive che purtroppo rendono veramente poco, come quelle da mensa. Lì l'olio proprio non c'è, addirittura i molini non le vogliono, le odiano, addirittura se le vedono nella massa, che abbiamo magari qualche pianta in mezzo al nostro oliveto, ci scartano addirittura il carico. Ci sono piante invece, alcune varietà, vi sto mettendo qua un elenco, che hanno molta resa. Spiegato questo concetto semplicissimo, andiamo subito ai 3 trucchetti, ai 3 segreti per aumentare la resa almeno di un paio di punti delle vostre olive. Spiego un concetto fondamentale per quanto riguarda l'olio presente nelle olive. Allora, c'è un periodo nella pianta dell'olivo in cui l'olivo inizia a crescere, inizia ad indurirsi il nocciolo all'interno, inizia l'olivetto piccolino a mettere la polpa e in quella polpa inizia ad entrarci, come dicevano i nostri nonni, l'olio. Bene, quel periodo va da luglio-agosto fino a settembre, a volte anche ottobre. Ecco che dobbiamo sempre stare attenti che in questo periodo, luglio, agosto e anche settembre, la pianta non vada in stress, non soffra. Ma perché dovrebbe andare in stress la pianta? Beh, guardate, va in stress per siccità. Se voi fate caso, nel momento in cui la pianta inizia a dare nutrimenti alla piccola drupa, all'olivo che crescerà, la sua polpa diventerà sempre più cicciottella e lì entra la parte dell'olio, e quindi luglio, agosto e settembre è il momento che fuori fa veramente caldo, e ecco che se la pianta soffre la sete, quell'olivo non cresce. Se non cresce l'olivo, non c'entra la parte dell'olio e la resa cala drasticamente. Addirittura se la siccità è davvero grande, che le olive iniziano a raggrinzire, l'olivetto si secca, cade, perdiamo anche il raccolto. Allora, qual è il segreto? È semplice: dobbiamo annaffiare la pianta se inizia a patire la sete, guai a fargliela soffrire. Va bene che la pianta dell'olivo soffre molto i ristagni idrici, ma se a luglio, agosto e settembre lei soffre la sete, l'olivo non cresce e perdiamo in resa. E poi, anche se arrivano le piogge di ottobre e vedremo di nuovo il piccolo olivo che è cresciuto, potete star tranquilli che quell'olivo non è mai così grande come l'olivo di una pianta annaffiata, e quell'olivo, anche se è cresciuto, avrà poco olio all'interno, resa bassissima. E voi direte: certo Pier Giorgio, la fai facile, e per chi riesce ad annaffiare annaffia e ha risolto, e per chi non ha l'acqua vi do questo consiglio: sotto le piante non andate con nessun attrezzo a smuovere il terreno, a lavorarlo con quelle zappatrici che fanno quel terreno fino perfetto, livellato. Ci possiamo giocare anche a bocce, ma diventa come il Sahara, diventa secco, il sole ci batte e cuoce quel terreno. Poi le radichette che voi avete macinato, quelle capillari, e voi non lo sapevate, quelle servono anche a prendere tutta quanta l'umidità di quelle nottate bagnate, piene di rugiada e comunque umide, che la pianta preleva con queste piccole capillari e va a distribuire all'intero chioma e anche alle olive. Le olive quindi cresceranno e la pianta non soffrirà la sete. Quindi voi non lavorate il terreno, fate così: vedete qua è stato solamente trinciata l'erba, trinciate l'erba, lasciatela lì sul suolo,
quest'erba che fa uno strato pacciamante, là sotto rimane un terreno soffice, umido, ricco di insetti demolitori, quell'umidità che rimane aiuta la pianta a non sentire la sete, se non sente la sete alimenterà meglio foglie, olive, rametti e la pianta avrà una resa in olio maggiore. Poi quella pacciamatura così piano piano si disgregherà, diventerà organico, humus, ricco di elementi nutritivi e la pianta verrà anche concimata da sola. Se non avete erba sotto le piante, portate voi un po' di foglie, dell'organico, insomma fate la pacciamatura. Vi aiuterà molto durante l'estate torrida, ve lo posso garantire. Resa aumentata, garantito. Un altro grande consiglio, un altro trucchetto, il secondo, è quello di fare sempre obbligatoriamente la potatura estiva. Vi sto mettendo qui in alto il link del video per farvi vedere come si fa. Come si fa? È semplice, quando è agosto-settembre si va sull'oliveto e si vanno a togliere tutti i polloni, i succhioni che sono sulle piante. I nostri nonni non erano così matti che con quel caldo andavano a fare queste bardelle nell'oliveto a tagliare i succhioni. Li tagliavano perché c'è un motivo e adesso vi spiego qual è. Togliendo questi succhioni, i rami inutili che crescono all'interno delle branche, si chiamano succhioni perché succhiano la linfa, se noi li leviamo tutte le energie che la pianta riesce a dare alla chioma, le darà invece di darle a loro al resto della chioma, quindi ai piccoli rametti e alle olive. Ecco che le olive che sono sulla pianta verranno ben nutrite, arriveranno i liquidi e quindi la pianta si stressa meno, perché la pianta di per sé preleva energie e le dà tutte quante anche ai rami che non ne ha bisogno, secondo noi, di nutrire. Quindi potatura estiva tutti gli anni, fazzolettini in testa con il sudore e lotterete un po' con la formica del capo rosso che vi puzzicherà, però ragazzi, resa aumentata, garantito. Questo era il secondo consiglio. Il terzo trucco per aumentare la resa dell'olio sulle nostre olive è quello di cercare di dare potassio nel momento dell'inoliazione, luglio, agosto, settembre ed ottobre, perché in quel momento, siccome il frutto, l'olivo quindi sta crescendo, ha bisogno di molto potassio ed ecco che noi non dobbiamo farglielo mancare. Consiglio sempre di fare delle concimazioni a base di organico con letami maturi che contengono molto potassio. Il letame maturo di ovino è il top, oppure potremmo ricorrere ad un trucchetto, e questo è il terzo, è dare una spolveratina di cenere quando siamo a maggio sotto la chioma delle nostre piante. Di cenere ragazzi ne basta veramente poca, vi metto innanzitutto qui in alto il link del video per vedervi come si fa e qui a fianco intanto avete le dosi da dare ogni metro quadrato di terreno coperto dalla chioma. Una spolverata quando è maggio di questa ottima cenere di camino o di stufa a legna del bosco. Non ci mettete la cenere di legna delle stufe a pellet, quella è pirolizzata e non fa nulla. Non ci mettete la cenere dei legname, diciamo così, che aveva con sé le vernici, i coppali, lasciate perdere. Quindi cenere di legna e vedrete che la resa aumenterà, perché nel momento appunto che abbiamo detto di questa crescita dell'olivo la pianta ha bisogno di potassio, la cenere ne è ricca, ha bisogno anche di calcio, la cenere ne è ricca, ma c'è un terzo fattore per cui piace tanto la cenere alle piante dell'olivo, perché quando il terreno ha quel pH amato tanto dalle piante dell'olivo, che è un 7, 7,5 e anche 8, la cenere praticamente va a far sì che il pH del terreno si alza un po', perché noi stiamo fertilizzando con i letami che hanno un pH 6,5, 6,7, con i concimi a base organica che sono sempre subacidi. Insomma, piano piano il terreno si abbassa un po' come livello di pH, leggermente sotto il 7, e noi con la cenere lo rialziamo. Quindi la cenere ha tre effetti positivi: ristabilizza il pH del terreno della pianta, quindi verso l'8, gli piace da morire. 2, dà potassio all'olivo nel momento dell'accrescimento. 3, dà calcio che serve sempre alla pianta. Uno spettacolo.
Quindi ragazzi, con questi 3 trucchetti aumenterete almeno di un paio di punti la resa delle vostre olive. Non ci credete? Fate la prova. Fate una fila con questi trucchetti ed una fila no. Raccogliete da una parte, portatela al mulino, guardate la resa e raccogliete la parte che non avete trattato, portatela al mulino e fate la resa. Poi mettete a confronto le cose e vedrete quello che è accaduto. Insomma ragazzi, io vi saluto qui, ci vediamo la prossima volta, un abbraccio a tutti da Pier Giorgio, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, un saluto a tutti, mi raccomando, pollici in su, ciao ragazzi, prodotti bio!